Il progetto Gateway tradotto integralmente in italiano, un approccio scientifico alla parapsicologia. Che cos'è la coscienza? Sopravvive la morte fisica? La pagina nascosta del progetto Gateway, la scienza degli antichi, i nuovi progetti brain dei governi, remote viewing, viaggi fuori dal corpo, meditazione trascendentale, la vera Matrix a cui sei sottoposto, sogni e parapsicologia, esperienze di pre-morte e carte ufficiali alla mano, nuovi e inediti documenti sulla metafisica tradotti in italiano. Tutto questo nel mio nuovo libro, The Gateway Secret, le potenzialità nascoste del cervello umano e i documenti segreti della CIA sulla coscienza. Molto presto, fuori ovunque. Il disegno di legge del leader di maggioranza al Senato degli Stati Uniti, Chuck Schumer, impone a tutte le agenzie governative di fornire prove di qualsiasi tecnologia recuperata di origine sconosciuta e prova biologica di intelligenza non umana ad un gruppo di esperti che può quindi scegliere di rendere pubbliche o meno le informazioni. Quello che state guardando è il disegno di legge ufficiale creato dal leader di maggioranza al Senato, un documento ufficiale recuperato direttamente dagli archivi ufficiali in cui si parla di intelligenza non umana, recuperi biologici e si impone di chiudere tutti gli eventuali progetti clandestini e paragovernativi che vanno avanti da anni e di fornire tutte le informazioni aliene al governo pubblicamente riconosciuto. Questo cosa dimostra? Prove ufficiali alla mano, cosa dimostra? Ebbene, dimostra che, qualche dubbio se questi progetti clandestini sul recupero degli UFO esistano o meno è venuto anche agli esponenti più di spicco del governo, non credi? Dall'emendamento Gillibrand dove la senatrice ha imposto legalmente la creazione di un ufficio UFO permanente al governo, un ufficio UFO al governo, alle indagini della NASA, al disegno di legge del leader di maggioranza al Senato, all'ufficio dell'intelligence navale, stanno tutti, ripeto, tutti investigando il fenomeno. Ma di cosa parla la nuova bomba UFO? Adesso ci arrivo. Se nemmeno i senatori, se nemmeno il Congresso, se nemmeno il presidente stesso è a conoscenza di determinati e molto presunti progetti neri, è solo ed esclusivamente perché sono stati tenuti fuori dalla portata del governo e finanziati con i soldi del black budget americano. Programmi gestiti in segreto da alcune braccia di intelligence delle forze armate e ancora più in segreto da appaltatori privati di tecnologie aerospaziali. Questo è il motivo per il quale solo poche persone sul pianeta Terra hanno in mano determinate informazioni. Ora, cosa è successo? Di cosa parla la nuova bomba UFO? È successo che il Daily Mail, ieri, in data 28 novembre 2023, è uscito con una mina, a quanto pare esclusiva, di cui stanno parlando tutti, da News Nation alla BBC, eccetera. Una bomba UFO correlata a determinate e molto presunte informazioni che gli sarebbero state rivelate da informatori anonimi. Io, ovviamente, sono qui per dire la mia. Di che cosa parlano queste informazioni? Noi ovviamente prendiamo tutto molto con le pinze, però è interessante parlarne. Una fonte ha affermato che almeno 9 apparenti navicelle non umane sarebbero state recuperate dal governo degli Stati Uniti, alcune distrutte da un incidente e 2 completamente intatte. 3 fonti informate su quelle presunte operazioni top secret hanno detto al Daily Mail che, ci sarebbe l'Office of Global Access, un'ala della direzione scientifica e tecnologica della Central Intelligence Agency della CIA, che ha svolto in questi anni, cari amici, un ruolo centrale dal 2003 nell'orchestrare la raccolta di quelle che potrebbero essere a tutti gli effetti navicelle o, mezzi di trasporto non umani, quindi non creati dall'uomo. Le fonti, che hanno parlato a condizione di anonimato, come spesso avviene in questo ambito, per evitare ritorsioni anche legali, perché se fai parte del governo hai anche ritorsioni legali se violi i trattati di non divulgazione, e se ci pensi è plausibile, sono state tutte informate da individui coinvolti in quelle presunte missioni di recupero degli UFO. E anche questo tassello si va ad aggiungere ad un crescente numero di prove che suggeriscono, da qualche anno a questa parte, che il governo degli Stati Uniti potrebbe effettivamente nascondere veicoli avanzati che non sono stati realizzati dall'uomo.
Ora, questa notizia, cari signori, è correlata ad un'altra fuga di news da parte del Daily Mail e parliamo delle ammissioni di un colonnello durante un raduno UAP a Stanford che dimostra la valenza delle fonti del giornale. Colonnello in pensione dell'esercito americano che afferma che i progetti segreti sugli UFO dovrebbero essere resi pubblici entro e non oltre ottobre 2030 per battere i rivali americani e anticipare una fuga di notizie catastrofica. Qui state guardando una foto della conferenza UAP alla Stanford University. Esatto, perché mentre te sei ancora lì che ridi come un babbuino nella foresta, in America gli ex funzionari della difesa tengono conferenze nelle università sul fenomeno. By the way, quello che voglio dire è che ci sono decenni di affermazioni identiche alle nuove informazioni che ha deciso di condividere il Daily Mail. Decenni di informazioni di base e prove circostanziali dietro a quello che ha rivelato anche Grush. Pensate che se ne vengano fuori dal niente? Ci sono una marea di prove circostanziali e di testimonianze affini che affermano le stesse cose. Questo basta? No, non basta. Ma anche se non basta, signori cari, non è che hanno detto il cielo è viola. Capito? Hanno affermato ciò che affermano molti altri funzionari governativi da 40 anni. Ex membri delle forze armate, funzionari di intelligence, whistleblowers, informatori, eccetera. Ossia che in qualche modo gli americani sono entrati in contatto con tecnologia esotica. È vero, non è vero, io sono qui per esporvi le mie ricerche e non sono di certo in grado di proporre verità assolute. Io vi fornisco le informazioni e poi è anche compito vostro valutarle. E soprattutto chiediti questo: tutte queste nuove rivelazioni, dal disegno di legge del senatore alle affermazioni di Grush, sono affini a tutte le nuove informazioni che stanno trapelando? Sì, lo sono. E ora te lo dimostro. Si parla sempre della stessa cosa, di un contatto e di un cover-up per paura che gli avversari giungessero a determinate tecnologie prima degli americani. Le fonti che presumibilmente hanno parlato con il Daily Mail hanno fatto luce su come la CIA avrebbe coordinato il recupero segreto e lo stoccaggio di questi presunti UFO precipitati o insomma atterrati o lasciati lì volontariamente. Secondo il Daily Mail, la fonte di intelligence avrebbe detto testualmente che ci sono almeno 9 veicoli. C'erano circostanze diverse per persone diverse, ha detto al Daily Mail una fonte informata dagli addetti ai lavori del programma UFO. Dipende dalle condizioni fisiche in cui si trovano. Se si schianta i danni sono enormi, altri 2 invece sono completamente intatti. Segui fino alla fine perché prima riporto le notizie e poi faccio le mie considerazioni, ok? So già che cosa stai pensando e che domanda ti stai ponendo. La fonte ha detto che la CIA è in possesso di un sistema in grado di individuare gli UFO mentre sono ancora occultati e che se i velivoli non umani atterrano, si schiantano o vengono portati sulla Terra, unità militari speciali vengono inviate per provare a salvare i rottami. Un'altra fonte con conoscenza diretta del ruolo dell'ufficio d'accesso speciale ha confermato al Daily Mail, signori, che sono specializzati queste unità nel consentire alle forze armate statunitensi di accedere segretamente ad aree in tutto il mondo dove normalmente l'accesso verrebbe negato o supervisionato, ad esempio dietro le quinte di vari conflitti e dietro le linee nemiche. Sono fondamentalmente un facilitatore per le persone, garantendo l'accesso a tutti i paesi del mondo. Praticamente queste persone entrano nei paesi e nessuno lo sa, neanche il governo di competenza. Viene detto che l'Office of Global Access della CIA ha un sistema in grado di rilevare questi oggetti quando sono ancora occultati. Chiaro, viene scritto. Ora, io prima di continuare con le informazioni trapelate dall'articolo vorrei spendere giusto 2 parole su questo. Occultati. Viene detto che l'Office of Global Access della CIA ha un sistema tecnologico in grado di rilevare questi oggetti quando sono ancora occultati. Bene, quello che state guardando da questo documento ufficiale trapelato correlato al caso Nimitz è un sommario esecutivo dove si espongono le varie caratteristiche osservabili di questi velivoli avanzati. E per farvi capire quanto siano in linea determinate affermazioni del Daily Mail vorrei leggervi alcune di queste caratteristiche UAP, le caratteristiche correlate all'occultamento. L'AAV, che sta per Advanced Aerial Vehicles,
ossia il veicolo aereo avanzato, mostrava livelli avanzati e caratteristiche di bassa osservabilità su più bande radar, rendendo inefficaci le capacità di ingaggio basate sui radar statunitensi. Il veicolo aereo avanzato probabilmente ha dimostrato la capacità di occultarsi o diventare invisibile all'occhio umano o all'osservazione umana. Il veicolo aereo avanzato ha probabilmente dimostrato una capacità altamente avanzata di operare sott'acqua in modo completamente non rilevabile dai nostri sensori più avanzati. Sensazionale, no? Un documento ufficiale sensazionale, non trovi? Ora, hai capito quando il Daily Mail dice che questi oggetti si occultano, cosa intende? Quello che abbiamo letto era un sommario esecutivo delle forze armate, non il bollettino di Jimmy il gibbone della foresta, chiaro? La fonte ha detto che la CIA è in possesso di un sistema in grado di individuare gli UFO mentre sono ancora occultati. Quindi questi hanno talmente tante informazioni in possesso e noi siamo ancora qui a chiederci se esistono, capito? Hanno detto che i veicoli non umani, che se i veicoli non umani atterrano, si schiantano, vengono ritrovati, portati sulla Terra o qualsiasi altra cosa, unità militari speciali vengono inviate per provare a salvare i rottami. Hanno rivelato che l'attore principale di questo programma di recupero UFO è presumibilmente l'Office of Global Access della CIA, un braccio della CIA che esiste veramente, va detto esiste veramente, e che il Daily Mail riporta ha contribuito a fornire capacità di raccolta a livello mondiale, citando il libro del 2016 del defunto esperto della CIA Jeffrey Richardson. Molteplici fonti informate sulle attività dell'Office of Global Access hanno detto al Daily Mail, cari amici ascoltatori, che la maggior parte delle sue operazioni coinvolgono ovviamente missioni di recupero più convenzionali come armi nucleari vaganti, satelliti abbattuti o tecnologia degli avversari. Ma hanno affermato anche che alcune missioni coordinate da questo ufficio della CIA hanno comportato il recupero di UFO. Il compito da svolgere è semplicemente metterlo in custodia e proteggerne la segretezza, scrivono. L'effettivo recupero fisico avviene da parte dei militari, ma non è tenuto sotto controllo militare perché devono tenere troppi registri e quindi iniziano a trasferire il tutto abbastanza rapidamente in mani private. Ecco cosa scrivono. Quello che dico io da anni, no? Cosa vi spiego da 3 anni? Vi spiego quello che ho ripetuto un'altra volta a inizio video, ossia che per uscire da tutti gli adempimenti burocratici delle operazioni militari, per uscire dai doveri militari e di intelligence di informare il congresso, eccetera, per non far sapere neanche al presidente quello che succede fra le fila del complesso militare industriale, basta spostare il tutto in mani private, agli appaltatori della difesa, e il gioco è fatto, capito? Ad aziende private ultramiliardarie di tecnologie aerospaziali avanzate. Ecco fatto Lockheed Martin, Northrop Grumman, Raytheon, Boeing. Queste 4 aziende sono i principali appaltatori della difesa degli Stati Uniti e i primi 4 produttori di armi al mondo. Chiaro, i più grandi produttori di armi sul pianeta Terra. Quello che affermi il Daily Mail sul fatto di spostare il tutto in mani private è fortemente in linea con tutto quello che sappiamo, fortemente, ok? Ho chiesto un commento all'amico del canale Nick Pope, ex servizi segreti del Ministero della Difesa inglese reparto UFO, probabilmente lo avrai visto su Focus, e mi ha risposto come segue. Ecco alcune osservazioni che sei libero di citare. L'articolo del Daily Mail è affascinante e l'Office of Global Access della CIA è esattamente il tipo di unità che ci si aspetterebbe di essere coinvolta nei recuperi di incidenti all'estero, date le loro capacità e la loro esperienza. Anche se la storia secondo cui 9 velivoli sono stati recuperati è intrigante, in un certo senso i numeri sono irrilevanti, perché anche se solo un velivolo di origine non umana è stato recuperato, questa è probabilmente la più grande scoperta della storia e cambierà il nostro mondo per sempre. Auguri, Nick Pope. Lui è Doug Wolf e, come ci riporta il Daily Mail, è il fondatore dell'Office of Global Access della CIA. I documenti pubblicati dalla National Archives and Records Administration nel dicembre 2016 hanno mostrato che questo organo era uno dei 56 uffici CIA, con il suo capo e un suo vice.
Questo costituisce uno degli organismi di intelligence, cari amici, più segreti e poco conosciuti al mondo. Il Daily Mail ci riporta che una biografia di 255 parole dell'ex vice direttore dell'OGA Doug Wolf, pubblicata durante una conferenza aerospaziale nel 2017, afferma che Wolf ha contribuito ad avviare l'ufficio ad accesso globale. La biografia di Wolf aggiunge in modo criptico che era responsabile della guida e della gestione di programmi strategici di ad accesso ristretto che forniscono informazioni delle aree più difficili e negate dell'intelligence, e ha ricoperto il ruolo di program manager con la responsabilità dell'acquisizione del sistema end-to-end di una nuova fonte innovativa. Capito? Era il program manager responsabile dell'acquisizione del sistema end-to-end di una nuova fonte innovativa. Questo viene riportato nella sua biografia. Che sia questa una testimonianza storica molto criptica e indiretta correlata al ruolo dell'Office of Global Access nel recupero degli UFO e nello sviluppo delle tecnologie associate? Interessante, no? Molto interessante. Si sta delineando proprio un bel quadretto, non trovi? Sì, ma purtroppo però, se a fronte di tutti questi sospetti, se a fronte di queste indagini, se a fronte di questi documenti e dichiarazioni, queste incredibili rivelazioni e fughe di notizie non autorizzate, se a tutto questo non ci accosti prove altrettanto magnifiche, il tutto finisce per diventare una barzelletta. Comunque, ci viene riferito che una fonte ha affermato che il 24esimo squadrone tattiche speciali dell'Air Force Special Operation Command, con sede presso la base aerea dell'esercito di Popfield nella Carolina del Nord, è stato coinvolto anche nella messa in sicurezza delle aree per il recupero degli UFO precipitati. Cioè, sembra che stiamo venendo a sapere chi ha fatto cosa a Roswell e in altri posti. Sembra questo. Fonti hanno affermato che l'ufficio della CIA spesso consegna i rottami o il materiale ad appaltatori aerospaziali privati per l'analisi, perché loro, aprite bene le orecchie, non sono soggetti a rigorosi controlli governativi e possono essere protetti attraverso leggi che tutelano i segreti commerciali. Quindi le aziende miliardarie private non le tocca nessuno, nemmeno il governo, chiaro? Sono proprio mondi a parte. La CIA è il gestore del portafoglio o il proprietario dell'operazione di recupero degli incidenti UAP, ha detto al Daily Mail una fonte che ha condiviso le informazioni con il Congresso, addirittura, capito? Avrà fatto uno skiff e avrà fatto un'udienza privata con il Congresso. Qui ci riferiscono che quando si tratta di materiale UAP non radioattivo finisce da una parte, quando si tratta di radioisotopi radioattivi finiscono da un'altra parte. Viene scritto che i laboratori nazionali del Dipartimento dell'Energia sono appaltatori dell'analisi dei materiali ogni volta che sono coinvolti radioisotopi recuperati. Quindi, quando sono radioattivi vanno ai laboratori nazionali del Dipartimento dell'Energia. Ma non sempre, scrivono, sono radioisotopi. Anche l'industria della difesa aerospaziale è composta da appaltatori che specificamente non trattano radioisotopi recuperati, ma gestiscono altro materiale non radioattivo e velivoli intatti. Ora, voi provate a immaginare se anche solo mezza, signori, mezza, un quarto di queste cose fosse vera. Provate a immaginare. Facciamo finta che, ok? Facciamo finta che anche solo mezza, non una, ma anche solo mezza di queste cose fosse vera. Ecco, se così fosse, crolla tutto, tutto il castello di sabbia che i governi hanno cercato di costruire negli ultimi 200 anni. Molteplici informazioni nell'ambito di questa rivelazione del Daily Mail, signori, affermano che molte delle persone coinvolte in questi programmi potrebbero non rendersi nemmeno conto di avere a che fare con velivoli non umani, a causa dell'intensa sicurezza e della compartimentazione delle informazioni in tali programmi top secret. Chiaro? Magari non se ne rendono nemmeno conto, il che è molto logico, no? Troviamo questo sistema sia in ambito industriale all'interno di aziende che non vogliono svelare l'intera catena di produzione ai dipendenti, sia in ambito militare. Te che metti il bullone non sei tenuto a sapere come funziona l'intero aereo sperimentale e l'ingegnere che ne studia la propulsione non ne conosce l'elettronica. Questo è molto coerente.
E mi aspetto di trovare questa compartimentazione anche all'interno dei programmi UFO clandestini. Lo stesso Grush da Joe Rogan ha fornito una lista di ingegneri del progetto Manhattan, del progetto che lavorò la bomba atomica, che non erano assolutamente consapevoli che stavano lavorando su alcuni fusibili per la bomba atomica. Chiaro il concetto? Chiaro il concetto? Ecco perché c'è un sacco di omertà. Lo diceva anche Lazar. Questi sono programmi clandestini, chiaro, del tutto clandestini e illegali. Io vi ricordo che il senatore Harry Reid, capo di maggioranza al Senato, oggi defunto, fondatore del programma ATIP, del programma UFO al Pentagono, nel 2021 disse al New Yorker che gli venne negato l'accesso a determinati programmi UAP, chiaro? Negato l'accesso al capo di maggioranza al Senato, chiaro? Capite di che cosa stiamo parlando? Cioè il lobo frontale a questo punto ti si trasforma in una gelatina, ok? Stiamo parlando del buco più profondo mai scavato nella segretezza governativa della storia umana, hai capito? Ecco di cosa parliamo. Il senatore Harry Reid disse pubblicamente nel 2021, riporta il Daily Mail, ho cercato di ottenere, se ricordo bene, un'approvazione riservata da parte del Pentagono per farmi dare un'occhiata a quella roba. Non la approvarono. Non so quali fossero tutti i numeri, che tipo di classificazione fosse, ma non me lo hanno voluto dare. Cioè, ti rendi conto? Marco Rubio, senatore con accesso iperclassificato al Comitato di Intelligence del Senato, è stato anche presidente del Comitato di Intelligence del Senato, ha pubblicamente detto che alcune di queste situazioni sono cose che vanno oltre il campo di ciò con cui ognuno di noi ha mai avuto a che fare. E non è che lo ha detto il panettiere sotto casa, con tutto il rispetto per i panettieri, ma l'ha detto una persona che con questioni classificate ci traffica dalla mattina, quando si sveglia e entra in ufficio, alla sera quando va a letto. Chiaro, lo ha proprio affermato. Alcune di queste situazioni sono cose che vanno oltre il campo di ciò con cui ognuno di noi ha mai avuto a che fare. Io, personalmente, a questo punto del video dico questo: usciranno mai le prove indiscutibili dei sospetti che tanto abbiamo, di sospetti tanto enormi e apparentemente tanto fondati? Perché velivoli che sono in grado presumibilmente di occultarsi all'occhio umano, cioè parliamo di robe veramente da Star Trek, occultarsi all'occhio umano, ma stai capendo? Perché velivoli del genere talmente avanzati si dovrebbero schiantare? Non è che forse sono stati veri e propri regalini? La prova delle caratteristiche osservabili si riferisce al fatto che se non vogliono essere visti non li vedi, ma stanne certo, e che solo alcuni sistemi tecnologici ultra top secret nelle mani del braccio di intelligence della CIA riescono a rilevarli quando sono ancora occultati. E allora dobbiamo dedurre che di sicuro se non vogliono farsi catturare non li catturi. Abbiamo molte testimonianze dirette, prove video e fotografiche di caccia supersonici che venivano umiliati in volo dalle prestazioni di questi velivoli. E allora, mi chiedo, non è che hai trovato ciò che volevano farti trovare? Inoltre, dove sono le prove per quanto riguarda affermazioni del genere? Questa è la domanda più logica che una mente scientifica si farebbe, no? Dove sono le prove? Ma io invece sono qui a dirti, punto primo, che non è così semplice perché parliamo di questioni talmente classificate a cui non viene garantito l'accesso neanche ai membri del Congresso. Chiaro? Questa non è una parentesi da sottovalutare, ok? E in secondo luogo ti dico che non è neanche coerente la domanda. Ma le prove... Devi capire che se durante una missione clandestina, di cui neanche il Congresso conosce l'esistenza, attraverso un sistema di rilevamento iper top secret, magari satellitare, che sanno usare solo 10 operatori al mondo, viene rilevato uno UAP, di cui bisogna tenere un'estrema segretezza per problemi correlati alle criticità tecnologiche di un paese, ma mi dici in che modo pensi che ti vengano fornite prove a te, nel senso stretto del termine? Facile dire non ci sono prove e chiudere il discorso come fanno questi debunkers mainstream che me li mangio, ma proprio io mi sveglio la mattina e ci faccio colazione. Facile dire dove sono le prove, no? Io invece ti dico che di prove circostanziali ce ne sono parecchie e che bisogna fare le giuste domande sfruttando le giuste situazioni. Questo è il fascicolo del progetto Aquarius. Un documento condiviso da Steven Greer, un documento non ufficiale, attenzione, non ufficiale, è ufficioso, di cui non si è mai riusciti a stabilire l'autenticità né la provenienza. E lo sai cosa dice? Pubblicato già una decina d'anni fa, non ieri. Vuoi sapere cosa dice?
parla di programmi segreti ad accesso speciale del governo americano dediti al recupero degli UFO e che alcuni mezzi sono stati ritrovati intatti. E penso che con questo, a questo punto del video, ci sia un mic drop, no? Che cosa ne pensi? Che idea ti sei fatto? Continuerò sicuramente il discorso e rimango allerta per altre eventuali news, ma per oggi è tutto. Mi raccomando, lascia un commento con il tuo pensiero e se il video ti è piaciuto, l'unica cosa che ti chiedo, l'unico supporto che chiedo esplicitamente, è un semplice like. Se il video ti è piaciuto, lascia un like e se sei nuovo e ti interessano i temi che affronto, iscriviti al canale. Io vi voglio bene, ho fatto del mio meglio e vi rimando come sempre al prossimo episodio. Adieu!